Ciao, sono Gabriele, studio ingegneria meccanica, ma il mio sogno è fare il regista. Così quando l'anno scorso mi è stato chiesto vuoi venire in Kenya a documentare una missione? Beh, non potevo che dire quando si parte. Questa è la prima clip in assoluto che registro nel 2023, oggi è il 2 gennaio e sto per partire per il Kenya. Credo di non averlo ancora ben realizzato, perciò facciamo un passo alla volta. Prima tappa a Roma, da cui partirà il volo. Perciò si può chiudere la valigia. La forzeremo un pochino. A Roma avremmo infatti incontrato l'altra parte del gruppo, perché, dettaglio che forse ho trascurato, eravamo praticamente 7 sconosciuti. Ciao, sono Alice, ho 21 anni, vengo da Genova. Sono Cecilia, questa è la terza volta che io torno in Kenya, la prima volta è stata nel 2019 ed è stata per me un'esperienza molto forte, potrei dire di conversione. Conosco Suor Cecilia e un giorno mi ha chiesto se volevo andare con lei e altri ragazzi, altra gente in missione in Africa. Uno dice ma come sei suora e pare di conversione, ma in realtà è stato davvero un modo nuovo di imparare a stare dentro la vita, dentro la storia. Mi piace sempre buttarmi, quindi ho accettato e... Gabriele. Ciao Gabriele, Darluba Cerchia, Paul, Santo Su. Buongiorno, io sono Giambattista, ma tutti mi chiamano Giambo. Quando sono arrivato qui ho pensato che tutti quanti già sapessero il mio nome, invece qui è un saluto, quindi Giambo. Ciao, sono Giuseppe e non bevo da 3 giorni. È stato un party, abbiamo fatto i check-in, ora bisogna fare i controlli della sicurezza, che sono sempre un'ansia. Ciao a tutti, sono Fra Francesco Cicorella, ormai sono diversi anni che ci rechiamo qui per portare avanti questo progetto che parla di musica e di missione. Ho accettato questo progetto sia per un motivo personale, perché sicuramente potrebbe essere un'esperienza formativa. Entrare in contatto con una realtà diversa ti dà molto. Ed eccoci lì, stavamo per imbarcarci sul volo Roma-Nairobi. Non vi nascondo che avevo avuto molti ripensamenti, dubbi, insomma non succede tutti i giorni di partire per l'Africa senza conoscere nessuno. Anche se in realtà una persona la conoscevo. Beh, non so che cazzo dire. Ciao, sono Polbini, ho 21 anni e faccio il fotografo. Poi l'ho conosciuto quando eravamo compagni di banco al liceo ed è proprio in quel momento che mi ha fatto scoprire la passione per il video. Quindi è sempre con lui che ci lanciamo in queste avventure. È un'opportunità che oggettivamente non capita spesso e quindi è un qualcosa che come appena l'ho sentito mi sono detto ok, vado, qualsiasi cosa succeda ci vado. Ragazzi, siamo ufficialmente in Africa. Questo è l'aeroporto del Kenya, praticamente un capannone. Lì davanti al terminal arrivi di Nairobi stavamo aspettando le suore che ci avrebbero ospitato. Al bar. A Nairobi ci si può spostare o chiamando un taxi tramite un'applicazione oppure salendo sui bod se vi piace rischiare la vita sfrecciando su una motocicletta. E noi abbiamo scelto la prima opzione per avviarci verso l'università di Nairobi, per iniziare effettivamente il progetto Musica e Missione. Consiste nel creare un videoclip su un brano musicale scelto dai ragazzi. Abbiamo registrato la base in Italia e siamo venuti qui per registrare il coro dell'Università di Nairobi, la St. Paul Chapel. È un lavoro di collaborazione fra due stati diversi, tra giovani della stessa età ma di luoghi diversi, e ha la funzione poi di fondare nel luogo dove si va, e quest'anno nell'Università di Nairobi, un laboratorio del suono affinché i ragazzi possano in qualche modo produrre la loro musica liberamente e in autonomia. George. So everybody who met here is George. Abbiamo incontrato i ragazzi il giorno dopo in cui siamo arrivati. I ragazzi sono stati da subito molto entusiasti e anche molto bravi. Abbiamo fatto le registrazioni in 2 giorni, sia il coro che la voce principale, la parte rapper che ci ha veramente sorpreso. Questa idea di unire attraverso la musica 2 culture diverse mi entusiasmava molto. Si è creata una bella collaborazione, un interesse che va anche al di là del progetto. Attraverso la musica
siamo riusciti prima di tutto ad arrivare in un posto in cui non saremmo mai arrivati, secondo me. Quindi la musica ci ha portato qua. Ma soprattutto abbiamo conosciuto persone nuove, abbiamo conosciuto una comunità nuova, un modo di vivere nuovo. So my name is Broderick Kavirki. I really welcome all other people who are going to be involved in this to continue supporting such programs because they really do leave an impact on other people's lives. Mentre aspettiamo gli altri c'è stato uno scambio di giocattoli. Io ho dato in mano a loro che sono interessati al video, la macchina fotografica, e loro stanno facendo provare l'organo ai nostri tastieristi. Vi rendete conto? Praticamente dall'altra parte del mondo trovo lì Broderick che come me vuole fare video e praticamente come me ha iniziato mandando in diretta delle messe. Hello, I'm Wenda. I've been part of this project where we filmed and recorded the song. It's a song called Sound of Sunshine. That's a good Sì, lo so, cosa mai potrà uscire da un gruppo di persone che non sa neanche il titolo della canzone che stanno per registrare? E invece vi dirò, non so come, ma è uscita anche molto bene. I don't know the lyrics. I'm about to sing. La gioia di suonare, veramente, di cantare, di suonare, quello è stato davvero un momento bello. That's why I am. Left one pocket open, and inside that pocket there was this lens, and the lens, boom! We will enjoy the studio here. It's quite a nice addition to the music scene in this church because we already have the organ and stuff. So now having a music studio will just take it to the next level. E mi sono reso conto che loro puntano davvero in alto. Wow, what is my dream? Those are the kind of questions that you asked and you have to take a moment to think about, honestly. My dream is through my music to go around the world and impact people and inspire them to do not just music but whatever they want to do in their life and be the very best they can at it, and not to give up, to always have hope in their dreams, because that would make a better world. It's to positively impact other people's lives through what I learn and what I teach. So I really aspire to be happy and to make other people happy. Ma loro comunque erano lì, all'università. Stavamo per entrare in contatto con una realtà totalmente diversa. Una realtà in cui non è così facile potersi permettere un obiettivo. Yes, it has been quite fun, enjoyable and impactful experience from the starting of the recording to the visiting of the kids in the deep sea slums. Yes, it was the first time for me going to the deep sea slums. Dipsy è una delle baraccopoli più piccole, con solo 7.000 abitanti che vivono in baracche in lamiera. Una volta era molto più in alto, in piano, ma ogni tot anni qualcuno decide di costruire una strada o qualche grattacielo e la polizia va lì con escavatori o fiamme e li costringe a ricostruire tutto sempre più in basso. Non sapevo bene cosa aspettarmi, sì, uno ti dice baraccopoli, ma cosa vuol dire? Cosa c'è di così diverso? Beh, la realtà è che è tutto completamente diverso. When I was young, I saw people helping people all the time. Because you Solo una cosa è uguale ed è quello che mi ha dato proprio il primo impatto: la gioia dei bambini. Hi. I bracci e le corse dei bambini sono la vicinanza tra la sfrenata ricchezza e la grande povertà. Cioè proprio camminano parallele, non si incontrano mai. Lei è Gloria. Sing Gloria, sing. Say hi. L'episodio che mi ha colpito di più in questi giorni è stato in baraccopoli a Dipsy, quando il bambino mi ha offerto una mela da mangiare, e questa cosa davvero mi ha fatto riflettere, perché loro non hanno niente, hanno pochissimo e spesso non hanno manco da mangiare, però hanno saputo accoglierci. Nei bambini il desiderio di essere presi in braccio. I due motivi per cui i bambini, in particolare di Dipsy, erano colpiti: i miei capelli lisci e la fotocamera, che è comunque un oggetto particolare che magari non vedi tutti i giorni, ecco.
Oh no. Why not? Why not? Dai, Why not? give us a smile, a big smile. Before you gave me a smile. Hi, you? You wanna see it? What is my name? Manuel. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a bed for the night, and it was okay. Avete notato questo signore cappellone? Beh, lui è Ettore, ma in realtà tutte le persone che lo salutano per strada lo chiamano Maranghi. A della verità è uno di quei personaggi che ti colpisce e che ti rimane dentro, sicuramente, non te lo dimentichi. Ma in questo caso con un'accezione più che positiva, nel senso che è una di quelle persone che dona la sua vita per un qualcosa che ritiene più grande. Ci sarebbero centinaia di cose da poter dire su di lui, ma secondo me tutto si riassume con lui è lì. When we started with Maranghi, I was nothing of English, but now I can talk like I have my business. I'm good there because I know English of business. It's like my daughters are nurse through Maranghi. I have another one too, purity and faith. Maranghi is the one who pays the fees to school. So me, I say thank you to God to bring Maranghi here and to bless the family of Maranghi. Also, God bless you for coming here because it's very difficult to go to somewhere where you don't know. Un'altra cosa che mi ha colpito molto e mi colpisce sempre quando la vivo è il momento di preghiera con le donne e sentire le loro storie, le loro testimonianze. Per questo tocca davvero il cuore e ti mette anche in crisi perché non puoi bluffare con i poveri, o anche tu sei sincero e vero nella storia della tua vita oppure non stai dentro. La cosa che mi ha colpito, l'attenzione per chi viene da fuori, cioè non sei solo di passaggio, tu vieni qua, devi lasciare diciamo un segno, un seme. Ok, you got technology, but you got poverty. You got technology, but you got slavery. Quando hanno chiesto perché i vostri genitori hanno cambiato religione, loro, nella loro innocenza, hanno risposto perché ci hanno dato le scarpe, i vestiti, gli ospedali, le scuole. E mi faceva sentire un po' in colpa che noi salutavamo loro e tempo zero eravamo a mangiare dentro un centro commerciale mega galattico. Un altro mondo. Questo sì che è un altro mondo. E quando ho saputo che mentre eravamo al Kilimangiaro i bambini di Dipsy chiedevano di noi ricordandosi pure il mio nome, beh, mi si è riempito il cuore di gioia. Mi chiamo Antonio e faccio il cantautore. Perché sì, siamo andati anche nella savana, ma non è che l'abbiamo fatto così tanto per fare la vacanzina, l'abbiamo fatto anche per regalare questa esperienza alle donne di Dipsy. Perché loro sì vivono in Kenya, ma non avendo appunto grandi possibilità, non sono certo mai andati a vedere gli animali. Che fantastica storia è la vita. Siamo totalmente in mezzo a nulla, il Kilimangiaro non si vede neanche e ci sono tutte ste casupole. Uno scorpione. Ma il problema principale è che non si trova la parte molla che si possa mangiare. Nel pomeriggio siamo andati in un villaggio Masai. Here now we are inside of the village. The first fence over there, that is to protect the wildlife animal during at night. And the second place over here is a place where we put our carols. It's still nomadic, but we're trying to make it a semi-permanent because of our school purposes. But it's true that Maasai think that all the cows belongs to them? Yeah. Poi in realtà si sono adattati anche loro, pensate che organizzano queste visite per i turisti e ti fanno vedere sì anche i loro canti. Hi, I'm Gabriele. You? Give me 5. Yeah. You too? Yeah. There was true
notte in queste zanzariere sporche di cose che non voglio sapere, dentro sto robetto. Vabbè, l'importante è addormentarsi. Ci sveglieremo tipo alle 6:30 per il safari. Falling, dreaming, talking in your sleep. I know you want to cry all night. Oggi ci siamo svegliati alle 6, tra l'altro senza più corrente, però non ci hanno divorato le zanzare, quindi si fanno progressi. E guardate qua. Finding reason to defend all of your violent nights. Una colazione molto veloce, si parte per il safari e poi si tornerà a Nairobi. Ormai ci eravamo veramente uniti come gruppo ed è stato veramente bello vedere come delle persone si possono scoprire così tanto in solo 2 settimane. Credo che in questo tipo di esperienze, bene o male, bisogna convivere anche con gli sconosciuti in modo armonioso e per fortuna è andata molto bene, ho trovato dei bellissimi compagni di viaggio. Per tutte le altre esperienze specifico che si fa un cammino di preparazione, però la provvidenza ci mette del suo, nel senso che per quanto noi anche vogliamo programmare, progettare, poi la vita ci porta a vivere le situazioni anche davvero in maniera molto bella, molto importante. Altra cosa che ho capito è che sono veramente pochi quelli che provano davvero a cambiare le cose. Il modo migliore per farlo può sembrare scontato, ma è sempre l'istruzione, come provano a fare con la scuola media ad Ipsi, o come la scuola delle nostre amiche sister prova a fare in una baraccopoli ancora più tosta, e in cui ci hanno dovuto, tra virgolette, scortare loro per entrare. Diploma, Nairobi University. Degree, Nairobi University. Masters. Is that possible for you guys? Yes. Is it possible for you guys? Do you have aspirations in your life? I want to be. What do you want to be when you grow up? A pilot. What do you like to be when you grow up? Surgeon? Noi pensiamo che per fare missione bisogna costruire strutture. La vera missione credo sia quella, e la vera sfida sia quella di costruire relazioni, ed è quello che tentiamo di fare. Stando con queste ragazze ho capito che anche loro hanno delle cose che vorrebbero avere e non possono avere, e così abbiamo preparato questi pacchettini con cose che alle ragazze piacciono, che possono essere collane, braccialetti, trucchi, un pacchetto con il loro nome, qualcuno che pensasse veramente alla loro vita e non solo alla loro necessità. Abbiamo appena salutato tutti quelli di Ipsi, in realtà è stato abbastanza triste, anche perché a tutti diciamo torneremo, poi speriamo che un giorno torneremo davvero, perché mi farebbe piacere di vedere tutti. È stata una di quelle esperienze tipo che ho sempre vissuto nelle estati da ragazzo che faceva i campi eccetera eccetera, elevata all'ennesima potenza, e quindi è stato ancora più forte come esperienza e è stata ancora più bella. Cosa ti ha lasciato di più a distanza di un anno? La voglia di ritornarci. Ed eccoci qui, stavamo arrivando alla fine. La cena con i ragazzi dell'università, l'allestimento della sala studio, l'ascolto della canzone finita. In questo viaggio ho capito che nel tabellone che è la vita non partiamo tutti dalla stessa casella. C'è qualcuno più fortunato che parte un po' più avanti di altri. Ma dove arriviamo, la casella in cui finiamo la partita? Beh, quella dipende da noi, dalle nostre scelte. Magari sì, non ci sembra di aver sempre fatto quelle migliori, però ci hanno portato ad essere chi siamo adesso. In questo viaggio ho capito che devi credere nei tuoi obiettivi, perché non importa quanto lontani sembrino, ma ci puoi sempre arrivare. Il prima possibile. Ho capito che bisogna cercare di sfruttare sempre tutte le possibilità che ci si presentano. Forse anche per quelli che tutte queste possibilità nessuno gliele darà mai. There've been times that I thought I could last for long, but now I think I'm able to carry on. Insomma ragazzi, è passato un anno, ma finalmente direi che ci siamo. Spero sia uscito qualcosa di bello.
che qualcuno sia arrivato a questo punto. Non importa quanti siano, lo so che lo guarderanno 10 persone, ma niente, l'importante è che quelle 10 sia rimasto qualcosa, perché a me questo viaggio ha lasciato qualcosa. Dai.